Chi lavora nelle grandi aziende spesso invidia le start-up perché è vero, sono sempre in affanno alla ricerca di soldi, ma hanno la possibilità di cambiare pelle, strategia, direzione in un modo che le grandi aziende non possono fare. Ma la domanda è: non possono fare o non lo sanno fare? E per provare a mettere in discussione questo dogma secondo il quale al crescere delle aziende, della loro dimensione, diventi più difficile questo grado di flessibilità, provo a raccontarvi oggi un esempio di un colosso industriale. Non stiamo parlando di economia digitale o di servizi, proprio un colosso industriale che da oltre 160 anni ci dimostra di saper cambiare direzione, settore, tipologia di prodotto in una maniera sbalorditiva, al punto che ritengo che ognuno di noi, quasi quotidianamente, utilizzi alcuni dei prodotti di questa azienda. Questa azienda è un'azienda americana e si chiama Corning e è un'azienda che da oltre 160 anni dimostra una flessibilità, una versatilità senza pari. Nel 1877 inizia introducendo delle lenti per fari di segnalazione ferroviaria in una rete ferroviaria nordamericana in piena espansione. Queste lenti capaci di resistere alle sbalzi termici ed era un problema molto grosso, di grande difficoltà per la sicurezza ferroviaria, perché queste lenti esposte alle intemperie continuavano a rompersi. Nel 1879 Corning introduce il processo industriale per formare il bulbo di quella innovazione che quel rude genio di Edison aveva da poco lanciata, la lampadina a incandescenza. Nel 1908 Corning forma il primo moderno dipartimento di R&D del Nord America e quindi del mondo. Ma nel 1915, un'altra capriola straordinaria, Corning lancia il Pyrex, una linea di pirofili, di contenitori realizzati in un vetro in grado di essere messo in forno, resistere a temperature e i conseguenti sbalzi. Una linea che peraltro sia in ambito domestico che in ambito industriale continua ancora oggi a essere prodotta. Nel 1935 Corning realizza il più grande per allora specchio per telescopio ottico con una lente di oltre 5 metri di diametro. Nel 1947 Corning, questo costante cambio di pelle, lancia il processo industriale per realizzare quello che era il cuore della nascente tecnologia televisiva, del tubo catodico, la grande ampolla di vetro sottovuoto che poi da allora è stata realizzata in centinaia di milioni di esemplari nelle televisioni della nostra infanzia, di quando eravamo giovani. Nel 1970 Corning lancia la fibra ottica, sempre con capacità industriale. Fibra ottica, questo autentico tunnel autostradale all'interno del quale la luce, sotto forma di fascio laser, trasporta una quantità di dati decine di migliaia di volte superiore a un analogo cavo elettrico di rame. E questa rivoluzione accompagna la rivoluzione dell'industria dei dati, che è ancora oggi in piena espansione, tant'è che la divisione Optic Fiber di Corning rimane ad oggi probabilmente la divisione commercialmente più grande. E non paghi di avere una conoscenza del vetro in tutte le sue manifestazioni straordinarie, negli anni in Corning hanno maturato una grande conoscenza anche di un lontano cugino del vetro, perdonatemi la spiegazione un po' brutale, il mondo delle ceramiche. E nel 72 lancia il rivestimento per convertitore catalitico, il catalizzatore, il materiale che permette la riduzione dei valori di inquinamento emessi da un motore a combustione interna. E quindi si apre un nuovo scenario produttivo nel mondo dell'automobile. Nel 1982, Corning lancia una nuova divisione che realizza questi vetri ultraplanari, ultratrasparenti, ultrasottili per l'industria nascente del cristallo liquido. E osserviamo come addirittura a questo punto Corning riesce a cavalcare un settore che in fondo era completamente antagonista rispetto a quello del tubo catodico che aveva lanciato, dominato, dimostrando quindi anche una capacità di evitare nella propria crescita tumultuosa di cadere nel temutissimo effetto Kodak o blockbuster che sia. Nel 2007 Corning lancia la fibra ottica flessibile,
ovvero in grado di essere piegata a 90 gradi e quindi di poter portare la fibra ottica anche nella singola unità abitativa, immobiliare, permettendo di cablare le mura. Okay. E ancora nel 2007, ed è sfinente riuscire a seguire l'onda di innovazione di Corning, su richiesta esplicita di Steve Jobs, cambiamo ancora ambito, nel 2007 Corning lancia il Gorilla Glass, quel materiale, quella superficie sulla quale noi quotidianamente scorriamo il dito perché è la prima superficie di contatto di quasi tutti gli smartphone di qualità. E da allora si è aperto quindi uno scenario, grazie a questo materiale ultra sottile, siamo sotto i 2 mm, ultra resistente dal punto di vista meccanico e estremamente durevole nella capacità di assorbire e non subire i graffi. In questo elenco va detto, per onestà, che ho omesso moltissime altre rivoluzioni, innovazioni industriali intermedie e questo ci deve far riflettere sulla capacità di questo colosso da più di 50.000 dipendenti di implementare, cavalcare, dominare, prevedere i settori più disparati. Siccome i video Sparks nascono come invito al vostro approfondimento, vi dirò solo che Corning utilizza un metodo chiamato 3-4-5 per codificare, normare, alimentare questo costante processo di innovazione e l'invito che faccio è veramente che andiate a capire di più di questo metodo. A questo punto veramente l'ultima riflessione che voglio lasciarci è: se un colosso industriale da oltre 12 miliardi di dollari di fatturato e 50 e passamila dipendenti è riuscito in oltre 160 anni a cambiare così tante volte pelle, che scusa ha un'azienda per non mantenere questo grado di apertura, curiosità, flessibilità? E quindi la vostra azienda, cosa mi raccontate? Sta riuscendo a mantenere questo grado di freschezza, dinamismo, apertura, contaminazione? È più ancorata in maniera un po' più conservativa al proprio settore e si sta ricercando nuovi orizzonti? Che processi sta mettendo in campo? Sta aspettando un piccolo sogno notturno dopo che magari si è mangiato pesante, oppure avete esperienza e state perseguendo, magari come sta facendo Corning, anche se a scala più ridotta, questo percorso di crescita ossessiva ma ovviamente di grande potenzialità? Quindi Corning, spero che avrete modo di approfondire questo miracolo industriale e di cultura dell'innovazione. Ovviamente ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!